Si sta per chiudere la prima settimana ufficiale di calciomercato, siamo al 4 luglio, devo dirvi che mi sembra già passata una vita, visto che nelle settimane precedenti all'apertura ufficiale dei giochi di cose ne sono successe tantissime, cose che probabilmente ci hanno portati ad approcciare a questo calciomercato con, diciamo un po' di prudenza, la chiamo così, per alcuni un po' di pessimismo, per alcuni totale negatività, per altri ancora invece un ottimismo al 100%. Diciamo che io mi muovo, sulla scia dell'equilibrio, perché mi rendo conto che comunque siamo la squadra che arriva da una stagione meravigliosa, mi rendo conto appunto che siamo ancora solo al 4 luglio e che davanti a noi c'è un'estate, lunghissima e l'Inter già lo scorso anno ci ha insegnato che anche negli ultimi giorni di mercato possono succedere cose importanti. Vedi l'arrivo di Akanji in nerazzurro. Quindi la mia speranza resta sempre accesa, anche se a qualcuno questo ottimismo può dare fastidio. Però ecco, siamo al 4 luglio. L'Inter in questo momento ha lasciato e ha archiviato alcune pratiche che probabilmente ci lasciano delle scottature, ma bisogna, guardare avanti e appunto si sta subito guardando avanti, perché oltre ovviamente alla priorità, sulla corsia di destra per andare ad individuare il sostituto di Denzel Dumfries, l'Inter sta lavorando molto al reparto difensivo. Possiamo archiviare praticamente anche qui un'altra questione, che è quella relativa a Solé, con appunto un altro nome che in questo momento arriva e si pone in cima alla lista, dico dei desideri, ma insomma degli obiettivi dell'Inter, e sto parlando ovviamente di Trevoh Chalobah. Non voglio però troppo ripetere quelle che sono state le notizie degli ultimi giorni, anche se è doveroso insomma portarvi, degli aggiornamenti. Voglio andare a rispondere un po' a quelle che sono state le domande che ho raccolto in questi giorni dai vostri commenti, dalle vostre considerazioni. Voi, probabilmente lo immaginate, ma ve lo confermo, noi leggiamo tutto quello che scrivete, tutto quello che ci dite in positivo e in negativo, le considerazioni che fate e molto spesso appunto le vostre considerazioni poi sono per noi degli spunti di riflessione. Quindi, in particolare ce ne sono 2 che oggi voglio riportarvi qui. Il primo riguarda una domanda molto gettonata che, è relativa a Mario Vila, giocatore della Lazio. Molti di voi, soprattutto nelle ultime ore, nel momento in cui il giocatore è stato accostato e sembra essere vicinissimo al Milan, ci hanno scritto: "Ma perché, l'Inter non ha puntato su Vila, giocatore che già, ha esperienza in Serie A, che può sposarsi insomma, con le caratteristiche di questa difesa?" E l'altra riguarda l'investimento, cioè l'entità dell'investimento che deve essere fatto nel reparto difensivo, considerando poi anche l'uscita di De Vrij, quindi tutto quello che c'è da aggiungere anche, da quel punto di vista. Allora in questo contenuto, oltre che portarvi insomma un aggiornamento, sul fronte Chalobah, perché ci sono un po' di cose da dire, ecco voglio rispondere anche a queste domande, senza presunzione assolutamente di avere la verità in tasca, tutt'altro. Sono considerazioni che vi riporto, possiamo analizzarle insieme e poi come sempre poi, vi leggo nei commenti per sapere la vostra. Vi porto il mio punto di vista dopo qualche giorno che non ci sentiamo. Prima però, come sempre, a qualcuno il calciomercato non piace, ma spero che vi piacciono i nostri contenuti e possiate apprezzare, ecco, il nostro lavoro, quindi vi invito a lasciare un mi piace a questo contenuto, vi invito ad iscrivervi ai canali di Passione Inter per chi non l'avesse ancora fatto e poi la famiglia del club di Passione Inter che si sta espandendo sempre di più e ne approfitto per ringraziarvi davvero del supporto, perché è molto importante per noi. Allora, parto però dagli aggiornamenti, quindi dai fatti concreti. Come ho detto all'inizio, capisco tantissimo la diffidenza con la quale in questo momento ci si approccia al, calciomercato. Capisco anche che quando si parla di trattative in corso molti di voi sono sul chi va là, perché e Palestra, e Solé, e Nico Paz, e insomma tutti i nomi che sono stati fatti in queste settimane, però in questo momento il mio dovere da giornalista è riportarvi i fatti e i fatti sono che l'Inter sta trattando per Chalobah, gli agenti del giocatore in questi giorni erano a Milano, la sensazione è che ci sia un accordo di massima, tra il club e appunto l'entourage del giocatore. Adesso bisogna scavallare il discorso club, perché il Chelsea fa la sua, valutazione del giocatore che ha, raccolto, non voglio sbagliare, quindi questo ve lo leggo, 3.719 minuti complessivi, quindi ha giocato 3.719 minuti complessivi, nell'ultima stagione con il Chelsea, valutazione da 40 milioni di euro e ovviamente il club che fa, la richiesta,
è sempre molto titubante sull'abbassare, ecco quella che è la richiesta. L'Inter dal canto suo è pronta anche a spingersi a delle cifre importanti perché lo ricordiamo, l'operazione Cialobà, va di fatto a sostituire quella che doveva essere, l'operazione Solé, quindi comunque un acquisto, per il quale l'Inter sarebbe stata disposta a fare un investimento e a, come dire, spendere parte del budget perché, serve comunque un difensore che possa, arrivare anche come titolare, quindi questo va assolutamente, considerato. Quindi l'Inter in questo momento può spingersi fino ai 30, 35 milioni di euro, bonus compresi. Non è ancora stata intavolata nessuna offerta scritta, quindi questo va assolutamente detto, ma si sta trattando e soprattutto si proverà ad arrivare ad un punto di incontro, tra i 2 club. Visto che parliamo di cifre, arrivo un po' a quella che era la seconda questione, alla seconda domanda, poi dopo vi rispondo anche su Ghila con calma, perché però voglio andare per gradi, perché vi ho detto l'Inter dovrà andare a trovare di fatto un titolare, ma ha senso fare un investimento di questo tipo nel momento in cui la difesa titolare dell'Inter già c'è con Bissek, Akanji e Bastoni? Al di là della questione Bastoni che in questo momento ragazzi non mi sento di affrontare, perché è una questione delicata della quale ancora non abbiamo, diciamo ulteriori, notizie da aggiungere alla questione, quindi non mi sento di sbilanciarmi su questo e quindi rimaniamo dando per assodato che, possano restare Bissek, Akanji e, Bastoni. L'Inter comunque deve andare a cercare un titolare. Deve andare a cercare un titolare perché secondo me l'intenzione dell'Inter è quella di alzare il livello complessivo della rosa e avere più alternative di un certo profilo. L'obiettivo resta quindi quello di andare a costruire un reparto in cui i ricambi siano all'altezza dei titolari. Quindi non importa se tu hai già il reparto difensivo al completo, l'abbiamo visto lo scorso anno nel momento in cui va fatto il turnover, soprattutto per le tante, competizioni da giocare, hai bisogno di giocatori che siano su quello standard lì, evitando quindi downgrade o differenze enormi, nel momento in cui si schiera un giocatore piuttosto che un altro. Quindi sì la profondità della rosa, quindi sì andare a coprire quelli che sono i buchi a livello numerico, ma mantenere comunque la qualità della rosa, quindi mantenere quello standard, lì. Ovviamente con le dovute proporzioni ed è per questo che mi collego al discorso Ghila. Ripeto, la domanda per tanti è stata: "Ma perché Cialobà e non Ghila? Ma perché Cialobà che è un profilo che è in orbita Inter da tanto tempo?" Io me lo ricordo ai tempi dell'acquisto di Acerbi, in quell'estate, io mi ricordo che parlavo addirittura di Akanji, Acerbi e Cialobà appunto. Quindi mi ricordo che c'erano questi nomi un po' in orbita Inter e poi l'Inter per fortuna è andata su Acerbi, che abbiamo salutato tra l'altro pochi giorni fa e che ringrazieremo ovviamente sempre per il grande contributo. Quindi ritorna un po' questo nome e molti di voi sono spinti un po' dal volere la novità, quindi provare ad individuare, nomi che possano insomma essere appunto nuovi rispetto magari ad altri già sentiti e tra questi ho letto tanti insomma propendere per Ghila. Faccio una premessa, non una promessa che non posso fare purtroppo io sul mercato non posso farle, però una premessa, cioè a me Ghila come giocatore piace, cioè io penso che, sarebbe potuto essere anche adatto, per l'Inter, poi bisogna vederlo ovviamente in questo contesto, con questo modulo, con insomma, i meccanismi di Inter, però sicuramente l'esperienza in Serie A, poteva aiutare in questo senso e lo metteva un po' tra i giocatori un po' tra i favoriti, cioè abbiamo avuto diversi nomi dei quali si è parlato in questa sessione di mercato, tra questi c'era Ghila. Però io devo fare appunto questa considerazione, che è quella che ci porta a dare una risposta alle vostre domande. Per me il tema economico è quello che sposta tantissimo in questo senso e a tal proposito vi propongo questo confronto che vi ho preparato. I dati sono di Capology, che è un sito che vi consiglio di visitare se avete modo, perché quando vi servono dei dati relativi a, stipendi, ingaggi, questioni economiche è molto, molto utile, molto, molto preciso. Quindi sono andata un po' a pescarmi quelli che sono i dati di Cialobà, perché in questo momento sono necessari, e dall'altra parte anche, quelli che riguardano Ghila, per quel che concerne il discorso dell'ingaggio. Perché?
Allora, Ghila in questo momento alla Lazio, prende 1.600.000 lordi all'anno. Cialobà al Chelsea siamo sui 3.000.000 circa all'anno, sempre al lordo. C'è un passaggio fondamentale da considerare. Si sta parlando di Ghila e si sta parlando di un aumento, anzi di una richiesta di aumento importantissimo sull'ingaggio in caso di cessione. Parliamo di un giocatore che da 1.600.000 all'anno lordi ha una richiesta in questo momento di 5.000.000 circa, ovviamente, milione in più, anzi non milione in più, diciamo sì, 5.000.000 circa netti come richiesta di ingaggio, quindi parliamo di circa 10.000.000 lordi di ingaggio. 5.000.000 ragazzi, non so se ci rendiamo conto di che cifra stiamo parlando, soprattutto in relazione a quelli che sono gli stipendi attuali dell'Inter, cioè a chi percepisce 5.000.000 netti o anzi netti di ingaggio. Quindi prima questione, la richiesta sull'ingaggio che secondo me è folle rispetto a quello che è, insomma quello che percepisce attualmente il giocatore. E poi c'è l'altra questione, che è sempre una questione economica che riguarda le cifre, perché la Lazio in questo momento richiede circa 25.000.000 per il cartellino del giocatore. Perché "spara" tra virgolette un prezzo così alto per un giocatore tra l'altro in scadenza di contratto, nella prossima stagione? Perché il Real Madrid ha il 50% sulla futura rivendita del giocatore, quindi la Lazio per monetizzare effettivamente dalla cessione del giocatore deve cioè è costretto a chiedere una cifra molto alta. Mettendo insieme questi 2 dati, quindi ipotizziamo un quinquennale per Ghila e consideriamo quella che è la richiesta attuale, sull'ingaggio, parliamo di un giocatore che andrebbe a pesare intorno ai 15.000.000 € a bilancio, per l'Inter. Cioè, è secondo me una cifra che è vero che vi dicevo l'Inter deve puntare ad avere titolari, ad avere, giocatori che mantengano un certo standard e quindi fare un investimento importante, ma ragazzi stiamo parlando di un giocatore che in questo momento prende 1.500.000 lordo, andrebbe a prendere 5.000.000 netti all'anno e andrebbe a pesare circa 15.000.000 sul bilancio dell'Inter. Parliamo di cifre, secondo me, non voglio essere esagerata, però veramente folli rispetto a quella che è la situazione attuale. Quindi è vero che la richiesta per Trevoh Chalobah è una richiesta comunque alta, perché parliamo di 30, 35 milioni, però al momento se consideriamo che dovesse mantenere questo ingaggio qui, ovviamente ragazzi la differenza è abissale, è abissale. Quindi perché non Ghila? L'aspetto economico conta ragazzi, non conta solo quando ci fa comodo, come si dice, cioè conta anche quando vanno fatte queste valutazioni qui. Quindi secondo me questo ha frenato molto l'Inter, che comunque non ha mai avanzato diciamo non si è mai messa in trattativa con la Lazio per questo giocatore, quindi anche questo, va considerato. Però ecco, riflettiamo quando diciamo: "Ah, l'Inter si è fatta sfuggire l'occasione Ghila". L'occasione di avere un giocatore che ti pesa 15.000.000 a bilancio? Magari è un'occasione sì, a livello tecnico, un giocatore comunque interessante, però, mettiamo in mezzo tutti i fattori, non consideriamo solo quelli che ci fa comodo, considerare. In questo momento, vi dicevo, priorità su Cialobà e poi andiamo in chiusura, perché poi affronteremo comunque tutti gli altri discorsi anche in live, ci sarà modo e tempo di approfondire il tutto. Ho letto un po' i vari quotidiani questa mattina, sto leggendo un po' di alternative eventuali a Cialobà. Qui vi cito Tuttosport, so che vi faccio rabbrividire, però insomma si sta parlando eventualmente anche di altre alternative, c'è Davinson Sanchez, del Galatasaray, c'è Ordóñez che tra l'altro è un altro giocatore del quale vi avevamo anche fatto una scheda, dettagliata sul giocatore forse a gennaio, perché era un altro di quelli di cui si parlava. Si parla di Gonzalo Ignacio, che piace anche al Como, ma insomma bisogna vedere anche le cifre. Quindi sì, si stanno mettendo sul tavolo un po' di alternative. In questo momento io mi sento comunque di restare sul nome di Cialobà, perché sappiamo per certo che si sta lavorando a quel profilo qua, a questo profilo, anzi non mi sento di mettervi là altri nomi, tanto per darvi un elenco, ecco, come si fa sul mercato, quindi restiamo insomma sul nome di Cialobà, però ecco, voglio un po' capire ad oggi
come siete messi voi a livello di anche di sensazioni, cioè, ho letto appunto malcontento per questa questione Ghila, mi auguro che queste riflessioni un po', vi portino ad andare oltre questa questione. Se Cialobalo ritenete insomma un profilo adatto per l'Inter, se è giusto anche fare un investimento di questo tipo e di questo calibro per il reparto difensivo o se secondo voi l'Inter dovrebbe muoversi in altro modo, cioè, datemi un po' di vostre considerazioni perché come sempre poi per noi, per me sono grande spunto per i prossimi contenuti. Quindi vi aspetto nei commenti. Questa sera tutti questi argomenti li affronterete con il nostro Lorenzo in live dalle 19:30 qui su Passione Inter, quindi appuntamento sempre qui sui canali di Passione Inter. Vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video. Per chi ci è arrivato, mi raccomando, commentate perché vi leggo, grazie. È stato bello ritornare dopo un po' di tempo. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.